vediamo come effettuare la pulizia dell'impianto di aria condizionata, abbiamo il nostro simulatore, utilizzando l'Easy Flash Pro, l'ultimo nato casa Spin. Praticamente possiamo considerare il circuito dell'aria condizionata diviso in due parti. Uno riguarda il condensatore e l'altro che riguarda invece l'evaporatore. Col nostro dispositivo ci collegheremo prima sul lato evaporatore e poi sul lato condensatore, effettuando così la pulizia, escludendo il filtro e il compressore. La prima operazione da fare è inserire il prodotto all'interno del nostro dispositivo. Dunque, la cosa importantissima da ricordare è che va utilizzato l'Alpha Flash, un prodotto specifico nato per questo prodotto. Non utilizzate altri prodotti. L'inserimento del prodotto avviene all'interno di questa tanica. Una volta caricato il liquido nella tanica interna, andiamo a collegare i due tubi che non hanno un verso al nostro impianto. In questo caso ci siamo collegati sul condensatore, quindi ingresso e uscita condensatore, grazie ai nostri adattatori, e dopo aver scollegato il tubo dal compressore. Il lavaggio viene eseguito nei due versi, automaticamente dall'Easy Flash Pro. Vediamo come viene programmato. Allora, l'accensione, ciclo automatico, Enter per iniziare. Basta leggere quello che c'è scritto sul display. Inserire il prodotto e premere Enter, lo abbiamo inserito prima. Proprietario, viene chiesto di poter inserire eventualmente il proprietario del veicolo. Se vogliamo inserire il proprietario, premiamo CM, viene visualizzato l'alfabeto. Con i tasti freccia su e giù andiamo a scegliere la lettera desiderata che viene evidenziata al centro. Con il tasto CM di conferma si riporta la lettera sopra. Premendo i due tasti freccia contemporaneamente cambia la funzionalità della tastiera. In questo caso abbiamo display con valori numerici. Premiamo ancora e ci sono i vari simboli. Ripremiamo e torniamo alle lettere. Una volta inserito il nome del proprietario, confermo col tasto Enter. Sul display viene riportato il nome del proprietario. Tasto freccia su, ho la possibilità di inserire allo stesso modo la targa del veicolo in prova e il numero del telaio o VIN. Questo è importante perché spesso per la garanzia, dopo aver sostituito il compressore, è necessario avere la stampa con il numero di telaio riportato. Quindi anche in questo caso, seguendo la stessa modalità di prima, posso andare a inserire il telaio del veicolo. Confermo tutte le scelte con Enter. Sul display viene visualizzato il messaggio: connettere i tubi P e R, che sono i due tubi, e premere Enter. Noi li abbiamo già collegati. Premiamo Enter per confermare. Parte il primo lavaggio, quello diretto. Attraverso la spia visiva riusciamo a vedere lo stato del liquido. Ricordo che all'interno di questo Easy Flash Pro ci sono dei filtri, due filtri. Uno lavora in un senso e l'altro lavora nell'altro senso, in modo da garantire una pulizia del liquido prima che questo ritorni nella tanica interna. Vediamo anche che c'è un LED che rappresenta la fase in esecuzione. Grazie ai tubi trasparenti è possibile vedere anche il liquido che scorre nell'impianto. Una volta trascorso il tempo del lavaggio diretto c'è un attimo di pausa, 20 secondi, dopodiché si passa al lavaggio inverso. Ovviamente tutte queste operazioni vengono eseguite in automatico. Il ciclo di lavaggio viene eseguito per due volte in un senso e due volte nell'altro senso.
Dopo vedremo come attraverso il menu del setup sarà possibile modificare il numero di lavaggi eseguibili. Inizierà tra poco l'ultima fase di lavaggio. Una volta finito il ciclo di lavaggio, i due cicli di lavaggio, il display mostra il messaggio connettere area 5 bar e premere enter. Questo perché? Perché è vero che il prodotto ha un alto e elevato potere di evaporazione, però è anche vero che una parte rimane nel circuito, per cui per recuperarlo è necessario collegare l'aria compressa all'apposito raccordo che vediamo sulla parte posteriore. Qui il tubo non è in dotazione e alimentare il tutto con azoto o aria filtrata 5 bar. Confermiamo la scelta con Enter. Qui vediamo il fluido che dall'impianto va nella tanica interna. Anche il lavaggio finale, cioè la rimozione del liquido dall'impianto, avviene nei due versi. Quindi eseguito il primo recupero nei due versi, inizia il secondo recupero diretto. Vai. Ultimo lavaggio inverso, recupero del liquido dall'impianto di climatizzazione. Come possiamo notare dalla spia, ormai il liquido si è esaurito e così anche dei tubi che sono diventati trasparenti. Alla fine del lavaggio e del recupero del liquido possiamo premere Enter ed effettuare la stampa del lavoro appena eseguito. La stampa riporta la data che dovrà essere inserita di volta in volta, proprietario, la targa, il telaio, i cicli di lavaggio, i cicli di recupero e l'esito, procedura completata. Facciamo una panoramica del menu, c'è la scelta della lingua, premiamo Enter e possiamo andare a cambiare la lingua che desideriamo. Possiamo selezionare il numero di cicli di lavaggio da 1 a 5. Possiamo andare a settare, a programmare il numero di cicli di recupero del liquido, anche in questo caso da 1 a 5. E, cosa importante, la data. Mi raccomando, prima di eseguire il lavoro inserite sempre la data, perché il dispositivo non ha un orologio, per cui va inserita di volta in volta, a seconda se serve la data o meno. Per cambiarlo si fa allo stesso modo, si conferma con Enter, si sceglie il giorno e si riconferma. La manutenzione periodica, che viene poi tra l'altro visualizzata sul display, prevede pulizia o sostituzione dei filtri, dei due filtri di lavaggio e del filtro ingresso pompa che vediamo al di sotto della tanica. Presente anche un rubinetto sotto la tanica per lo scarico del prodotto e per la pulizia della tanica.
fine lavoro i tubi possono essere raccolti e fissati con gli appositi sistemi di sicurezza.